È stato scritto che vi sono due storie: la storia ufficiale, menzognera, che ci viene insegnata, e la storia segreta, dove si trovano le vere cause degli avvenimenti. Una storia spesso vergognosa. Qual è la vera storia di Napoli? Dopo la rivolta del 1647, i viceré temono l'influenza sul popolo delle organizzazioni artigiane e le ostacoleranno, favorendo i ceti professionali. Infatti, l'unico seggio destinato al popolo sarà occupato solo dai dottori, segnando il distacco tra il potere cittadino e la massa della popolazione in condizioni meno felici. La politica urbanistica vicereale fu caratterizzata essenzialmente dall'assenza di un piano regolatore, quindi la popolazione napoletana in continuo aumento in quei decenni dovette trovare nuovi territori, oltre a costipare moltissimo il poco spazio a disposizione all'interno della cinta muraria toledana. Ecco che nasce una città esterna, del tutto, tra virgolette, abusiva, controllata dai ceti privilegiati, proprietari di quei territori nobili ed ecclesiastici, i quali sfruttarono quei territori a fini di lottizzazione e quindi per conseguire una rendita fondiaria. E questi 5 nuclei extraurbani, Borgo Loreto, Borgo di Sant'Antonio Abate, Borgo dei Vergini della Sanità, Borgo dello Spirito Santo e Borgo di Chiaia, che costituiscono una vera e propria nuova città esterna a quella murata. All'avvento del vicerregno austriaco nel 1707, i problemi cittadini sono ancora quelli che abbiamo visto nella fine del tardo Seicento. Un affollamento spropositato e mancanza di spazio per le case della popolazione civile, dovuto essenzialmente allo strapotere che i religiosi avevano in città. Quindi tra le prime cose che i napoletani fanno nei confronti del nuovo governo è quello di mandare una deputazione all'imperatore a Vienna per ottenere la possibilità appunto di reprimere o di ridimensionare questo potere dei religiosi, cosa che sarà fatta nel 1718, quando finalmente sarà data la possibilità di costruire liberamente, non solo di ridimensionare il potere dei religiosi, ma anche di costruire liberamente l'edilizia civile senza dover pagare delle tasse ulteriori. Gli ordini religiosi avevano oramai a Napoli il 60% delle proprietà e non pagavano tasse. I monasteri erano delle vere e proprie cittadelle. Il privilegio ecclesiastico, insieme ad aristocrazia cittadina, nobiltà feudale e burocrazia, sono le forze che controllano Napoli. E da questo blocco di potere fa comodo la massa di disperati che si è insediata in città. Sono povera gente proveniente dalle campagne, condizionati da una concezione gerarchica dei rapporti sociali, assuefatti alle violenze baronali, bisognosi di protezione. È facile manovrarli e servirsi di essi. Nel 1734 Carlo III di Borbone entra a Napoli come sovrano di uno Stato nuovo in Europa. Piccolo, il Mezzogiorno che governa non è grande, ma è importante strategicamente perché è al centro del Mediterraneo. Questo Stato ha bisogno di essere rinnovato, ha bisogno praticamente di strutture, ha bisogno di amministrazione, ha bisogno di un esercito e di una flotta. E quindi il sovrano ha bisogno di risorse per organizzare a suo livello e a livello degli altri Stati europei la rappresentazione della sovranità. Ma soprattutto deve in qualche modo confrontarsi con i nobili, con gli aristocratici, che sono praticamente i detentori nelle province soprattutto del potere economico e anche, diciamo, giudiziario. Lo fa
costruendo una serie di strumenti, valorizzando queste persone, attirandole a corte, dando loro degli onori e delle cariche, ma soprattutto lo fa costruendo una grande rappresentazione, che è la rappresentazione che si svolge sul Teatro delle Regge, di Caserta, di Capodimonte, di Portici, delle ville che i nobili costruiscono tra Napoli e la Reggia di Portici, e che in qualche modo rappresenta fuori anche del regno la immagine di Napoli capitale all'altezza di Parigi, all'altezza di Berlino. Questa strada scelta dal regno nei primi decenni è una strada che fa compiere qualche passo al sovrano e che fa compiere anche qualche passo al Mezzogiorno. All'arrivo Carlo non trova, almeno così raccontano le cronache, gli arredi dei viceré. I viceré austriaci, fuggendo, avevano sicuramente portato via il mobilio di pregio e i quadri di pregio. La perdita non è gravissima, visto che la collezione dinastica di proprietà del re è niente meno che la collezione farnese, che viene portata da Roma e da Parma qui per arredare parzialmente le nuove sale e poi per diventare un museo per la città. Con Carlo di Borbone, che è settimo re di Napoli, poi sarà terzo di Spagna nel 1759, la città vive una stagione di grandi entusiasmi civili soprattutto, oltre che culturali. Il giovane sovrano, soprattutto grazie ai segretari di Stato che la buona mamma Elisabetta Farnese gli aveva messo accanto, non porta solo le collezioni farnesiane, le più prestigiose collezioni che c'erano in Italia dai tempi del Rinascimento, da Parma, da Piacenza, da Palazzo Farnese a Roma. Non solo chiama Luigi Vanvitelli e poi Ferdinando Fuca per interventi urbanistici e architettonici nella città per farne una città moderna, una capitale europea, forse l'unica vera capitale europea che ha avuto l'Italia in quegli anni, ma crea anche un entusiasmo, culturale. Nasce la stagione dell'illuminismo con Celestino Galiani, con Genovesi. C'è il tentativo di modernizzare questa città. Il punto di partenza di quella che potremmo definire la stagione dell'illuminismo napoletano è data dalla costituzione della cattedra di economia politica che viene a essere affidata a Genovesi. In questa stagione uomini come Galanti, Genovesi, e ce ne sono tanti altri poi, propongono, studiano, analizzano, criticano la realtà del Mezzogiorno per suggerire al sovrano trasformazioni e modificazioni che sono in linea con quelle che stavano avvenendo in altre parti d'Europa. Quindi l'economia cambia, quindi l'economia deve cambiare, quindi bisogna aiutare i commerci, quindi bisogna aprire il regno, quindi bisogna in qualche modo ridurre il potere, aristocratico feudale e cercare anche di fare circolare la terra, cioè aprire la libertà della terra. La politica del re è quella di non confrontarsi frontalmente con l'aristocrazia, ma di acquisire e centrare attorno alla sua persona, alla sua figura, praticamente i nobili, in un processo di costruzione, del consenso che attira a Napoli i nobili soprattutto delle province e li porta a consumare la vita di corte, a vivere la vita di corte e in quanto tale a essere compagni del sovrano. Carlo inizialmente utilizza gli stessi spazi in cui era organizzata la vita di corte dei viceré austriaci e dei viceré spagnoli. In altre parole, utilizza come propri spazi privati quello del Belvedere, dove era l'appartamento maschile, e utilizza come spazi pubblici la sala di corte e le varie sale di udienza che ancora hanno in questi anni denominazioni simili a quelle che avevano negli anni vicereali. Il palazzo cerca una nuova dimensione urbana. Si amplia nella zona settentrionale, costruisce qui il nuovo teatro di San Carlo,
visto oramai l'inagibilità del teatro di San Bartolomeo, troppo piccolo, troppo angusto nel centro antico della città. Il San Carlo venne inaugurato proprio da Carlo III. Nel periodo borbonico, nel 1700, Napoli aveva ben 45 teatri, che per quel periodo erano molti, che funzionavano tutti. Ben 5 conservatori, per cui a Napoli nasce l'opera buffa, a Napoli nasce la moda dei castrati. A San Carlo per il re venivano date le opere buffe che venivano scritte apposta in quel periodo, mentre invece nelle strade popolari, nei quartieri popolari di Napoli, venivano costruiti teatri popolari, per esempio il Nuovo, il Vecchio San Ferdinando, il Teatro del Fonnaco e tanti altri, ma a corte andavano poi le cose un po' più importanti, perché poi tutte queste opere venivano sovvenzionate e protette dai nobili. Carlo e Maria Amalia, entrambi di formazione culturale europea, fanno di tutto per rendere Napoli una città moderna e inserita nel panorama delle capitali europee. E l'attività è rivolta essenzialmente a costruire una serie di regge nuove che per poli in qualche modo riescono a ridisegnare la forma della città e la vita sociale della città, a Capodimonte, a Portici, per non parlare appunto poi di Caserta. E al tempo stesso potenziano quelle che sono le manifatture del regno per produrre nel regno degli oggetti che servano ad arredare queste regge, e non solo le regge, in maniera raffinata e attenta. Nascono così la manifattura di porcellana, la manifattura degli arazzi, quella delle pietre dure e altre. Le ricadute di questo sistema di governo sulla città di Napoli, capitale, che alla fine del secolo conterà 350.000 abitanti, sono rilevanti. Sono rilevanti perché c'è una trasformazione urbanistica, c'è una trasformazione praticamente del modo di vivere, c'è una trasformazione del tenore di vita anche delle persone, che in qualche modo possono giovarsi, anche le classi popolari, della presenza della corte. La presenza della corte significa lusso, significa spese, significa consumi, significa lavoro per artigiani, per persone di servizio, significa lavoro per mercanti che scaricano sulle banchine del porto di Napoli le merci di lusso che comprano i nobili. Questi artigiani vivevano in case modeste, in molti casi, difficilmente si arricchivano, comunque conducevano una vita di lavoro, eseguendo, realizzando delle opere di notevole interesse che tuttora conserviamo, conosciamo. Questi artigiani erano organizzati in corporazioni che garantivano loro, in molti casi le corporazioni risalgono al Medioevo, e garantivano loro una certa protezione dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche assistenziale, dal punto di vista spirituale, oltre che imporre delle regole a seguito delle quali il giovane che voleva intraprendere quell'attività doveva seguire un certo iter che lo portava comunque ad acquisire delle nozioni e delle abilità che lo rendeva abile ad essere un artigiano di un certo livello, che faceva raggiungere un certo livello. Tutto che noi oggi, con quello che consideriamo l'arte a Napoli nel Settecento, è frutto di un esercito di artigiani, è frutto di un esercito, diciamo, di artisti che animano, diciamo, le attività produttive in questo modo. E quindi il lusso, le spese di lusso, diventano uno strumento importante anche per la crescita della città.
Spesso nelle descrizioni dei viaggiatori del Settecento si parla di questa plebe stracciona, turbolenta, priva di dignità. Ma i lazzari erano solo una parte della popolazione, quella evidente, rumorosa, quella che colpiva l'occhio di uno straniero, ed anche quella che faceva comodo al re ed alla chiesa, pronti a servire o scatenarsi a comando. Alla fine, nobili, clero, lazzari, forse condividevano la stessa visione della vita. Qualcun altro doveva lavorare per loro. La vera popolazione della città, quella che stava divenendo sempre più invisibile, erano gli artigiani, i lavoratori, le maestranze, quelli che poi nei fatti hanno realmente costruito i palazzi, gli arredi, i marmi, i gioielli. La riscoperta di Pompei ed Ercolano, che era già avvenuta prima di Carlo di Borbone, ma che con Carlo di Borbone e poi anche successivamente con il figlio di Ferdinando diventa una riscoperta sistematica. I pezzi straordinari che vengono prelevati da Ercolano soprattutto e poi anche da Pompei vengono portati nella Reggia di Portici, il museo ercolanense, che per molti anni potrà essere visitato solo sul permesso della corte, ma quei pochi che visiteranno il museo ercolanense e vedranno gli straordinari bronzi di Ercolano o le pitture pompeiane ne faranno uno strumento per diffondere in tutta l'area europea la nuova cultura dell'antico, in termini moderni, il neoclassicismo. Nel 1751 Carlo di Borbone incarica Ferdinando Fuga di progettare l'Albergo dei Poveri all'ingresso in città da Settentrione, quindi il principale ingresso da Roma in Napoli. Avrebbe simboleggiato la magnanimità e il paternalismo di questo sovrano, in quanto l'albergo avrebbe ospitato gli 8.000 poveri del regno, apparentemente risolvendo il problema della povertà e dando un'immagine all'ingresso in città. L'Albergo dei Poveri, il Palazzo Reale di Capodimonte di Giovanni Antonio Medrano, il Palazzo di Portici di Antonio Canevari, indubbiamente rappresentano dei poli, delle direttrici di sviluppo che verranno assunte nella seconda metà del Settecento e poi soprattutto all'inizio del secolo successivo con la venuta dei francesi. Rimaneva come tema urbano quello del sistema perimetrale dei castelli, in alto il Castel Sant'Elmo, in basso verso mare Castel dell'Ovo, al centro la cittadella vicereale di Castelnuovo e nel margine estremo il Castello del Carmine e poi successivamente il Fortino di Vigliena. Questi in parte, soprattutto quelli sul mare, diventeranno un ingombro, in particolare il Castello del Carmine e il Castelnuovo, per lo sviluppo urbano, mentre invece gli altri due rimangono sostanzialmente marginali ai problemi urbani, uno perché troppo in alto e isolato dalla città, cioè il Castel Sant'Elmo, l'altro perché in realtà su un isolotto ed è il Castel dell'Ovo e quindi non vengono coinvolti in questa fase ancora nei processi di sviluppo urbano. Al momento della partenza di Carlo di Borbone per la Spagna, Napoli appare una città profondamente modernizzata, grazie a una serie di leggi che il sovrano è riuscito ad emanare anche in perfetta concordanza con quella che è la cultura illuministica del tempo e grazie anche alla costruzione di una serie di edifici che, anche se non si è intervenuti sul disegno complessivo della forma urbana, di fatto hanno reso la città più funzionale e diversa. Il giovane figlio di Carlo, che gli succede sul trono di Napoli, sposa giovanissimo la figlia dell'imperatrice d'Austria Carolina e nella prima fase del suo regno si appoggia ancora alla figura potente del ministro Tarucci.
Immaginiamo un re che diventa quasi orfano a 9 anni perché il padre e la madre partono. E questo bambino rimane orfano ma cresciuto sia dalla Balia che molto guidato, diciamo la verità, anche dal ministro Tanucci, che Tanucci faceva da reggente. E questo bambino cresce in maniera selvaggia, barbarica. E quando arriva Maria Carolina a 15 anni da una corte austro-ungarica così severa, e Ferdinando, che aveva 17-18 anni quando incontrò Carolina lo descrive come un selvaggio, come un brutto. Per cui quando arrivò Carolina, per far capire che cosa era il popolo napoletano di allora, quando arriva Carolina, che comunque era una fanciulla educata alla corte asburgica, arriva e il popolo la vede come carina, molto bella, dolce. A 15 anni una fanciulla bionda con gli occhi azzurri per un napoletano, pur sì, secondo le cronache era bruttina Maria Carolina, che la più bella era la sorella Maria Antonietta. Si sconvolse a vedere questo sfacelo della corte. Ferdinando la sposa e per un periodo di tempo forse si vogliono anche bene. Ma quando Carolina, messa alle strette da Ferdinando, perché ogni anno la lasciava in stato interessante, per cui Ferdinando e Carolina hanno avuto quasi 13-14 figli, 14-15 figli, parecchi morti. Carolina, disperata, che sapeva sempre che avanzannarsi, chiaramente incominciò a odiare il re. E fu tale l'odio per il re che le cronache dicono che Maria Carolina diventò una regina insopportabile per il popolo, ma insopportabile anche per il re, perché il re Ferdinando era una persona pacifica, amava la caccia, amava starsene a casa, amava starsene con i suoi cani. Fare il re sobillato continuamente da Maria Teresa, è chiaro che anche il re non la sopportava più. Si appoggia al potente ministro Bernardo Tanucci e nella prima fase del suo regno continua l'esperimento riformista. Le cose vanno avanti ancora in un clima di equilibrio anche col ceto intellettuale napoletano fino alla fine degli anni '80. Lo scoppio della rivoluzione francese segna un netto cambiamento praticamente di posizione da parte della corona, perché la corte e soprattutto la regina sono molto legati alla figura, diciamo, della regina di Francia. Tuttavia il maturare degli avvenimenti politici che nell'89 precipitano in Francia con la rivoluzione nel 93, con la decapitazione della regina, che non dimentichiamo è direttamente imparentata con la casa reale napoletana, non paiono in questo momento avere già direttamente delle forme di maturazione anche sul piano o della vita di corte o delle abitudini nobiliari da un lato, ma soprattutto sul piano dell'architettura. Alla fine del Settecento Napoli appare accresciuta nei borghi, anche se poi non di molto rispetto a quella che era l'espansione che questi borghi avevano già nel Seicento. Forse sono cresciuti più di altri quello della sanità e Chiaia, mantenendo però quel carattere promiscuo di convivenza dell'aristocrazia e dei ceti popolari e artigiani nella stessa compagine. In fondo Napoli, diversamente che in altre città europee, non presenta dei quartieri destinati all'aristocrazia distinti dai quartieri del popolo, ma come si può vedere anche nella struttura architettonica del palazzo, si vede convivere insieme la residenza aristocratica nel piano nobile e poi residenze di ceti inferiori nei piani superiori e di ceti popolari e di artigiani nelle botteghe del piano terra. Cosa accade quando le classi sono a stretto contatto? Si creano legami, identificazioni reciproche, goffe imitazioni e si forma una specie di clientela di vicinato
I personaggi più importanti diventano i protettori naturali di quelli che vi abitano. In qualche modo il rapporto romano clientes-patrone. Questa caratteristica unica getta una luce sulla strana simpatia reciproca tra corte, aristocratici e lazzari. A Parigi, proletari ed artigiani e borghesi sono uniti ed insorgono vincendo. Qui i proletari vengono ammaliati dall'aristocrazia, fino ad identificarsi con essa. E forse entrambi fanno fronte contro un nemico comune, la cultura. Le idee nuove. Nessuna città al mondo, veramente al mondo, ha avuto una storia come quella di Napoli. Nonostante tutto, bisogna anche pensare che il popolo napoletano, soprattutto in quel periodo che va dalla fine del 600 a tutto il 700, è stato a braccetto con la nobiltà. Cioè il popolo viveva quasi in simbiosi con la nobiltà e la nobiltà a modo suo amava il popolo, ma sto parlando solo di Napoli, solo nel circoscritta proprio la città di Napoli. Dalla rivoluzione francese nascono le guerre rivoluzionarie, gli eserciti della Repubblica si spingono in ogni direzione in Europa e raggiungono anche l'Italia nel 1796. Il quadro politico della penisola cambia e anche nel Mezzogiorno si pone il problema di una collocazione del regno rispetto alle politiche francesi. Ferdinando prende posizione, si schiera con gli inglesi, cerca di contrastare la discesa dei francesi ma non ci riesce. È costretto a fuggire poi nel 1799 in Sicilia e in quest'anno si costruisce la Repubblica Partenopea e l'esperimento di uno Stato repubblicano che dura poco ma lascia una traccia e un segno indelebile nella storia della città. Se il Settecento era cominciato con auspici di una ripresa in termini moderni dell'amministrazione del Mezzogiorno, se era continuato con l'arrivo di personaggi di dimensione culturale europea, grazie alla presenza di una corte prestigiosa come quella dei Borbone e di artisti come Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuca e tanti altri, il Settecento termina con vicende dolorose. La rivoluzione francese ha delle conseguenze devastanti anche per Napoli. Molti ancora oggi hanno creduto che la Repubblica Partenopea, l'effimera, la brevissima Repubblica Partenopea soffocata nel sangue, fosse in qualche modo un momento di rilancio sul piano civile e culturale, oltre che politico, della città. In quei giorni si evidenzia una netta separazione tra le esigenze di partecipazione di una nuova classe borghese ed intellettuale, contrapposta al blocco storico dei ceti parassitari. Il re fugge a Palermo, le truppe francesi arrivano a Capua, la occupano, si firma un armistizio. Gli intellettuali e i progressisti napoletani, credendo che fosse giunta l'ora di una riscossa, si ribellano al re ed occupano Castel Sant'Elmo. Invece parte del popolo combatte per 10 giorni contro l'ingresso dei francesi e verranno cannoneggiati. Devono cedere e lasceranno sul terreno migliaia di morti. Alla fine si proclama la Repubblica Napoletana. Sappiamo benissimo che Ferdinando si confondeva con la folla, voleva essere a contatto con il popolo, per questo il popolo lo ama e lo adora. È per questo che il cardinale Ruffo, come tutte le persone colte e intelligenti, sapendo questo, coinvolge il popolo per scacciare i francesi. Il cardinale Ruffo innalzò le bandiere della Santa Fede e fece credere ai poveri che qualcosa sarebbe cambiato. Ed i lazzari risposero prontamente, come pure i contadini sfruttati, i miserabili. Pochi mesi dopo, il cardinale Ruffo riconquistò il Mezzogiorno. I rivoluzionari napoletani, ingenui credenti nel potere della ragione,
In realtà persero rapidamente l'appoggio delle truppe francesi e non riuscirono a guadagnare in tempo l'appoggio del ceto artigiano, popolare, che voleva vedere risultati concreti. Ma hanno avuto un grande merito. Resero finalmente evidenti i grandi problemi della città, il parassitismo e l'emarginazione di troppi in una dura condizione proletaria. I francesi non hanno molta voglia di seguire i giacobini napoletani sulla strada dell'autentica trasformazione politica. La Repubblica cade per la incapacità dei governanti di interpretare le esigenze delle province, per tradurre in concreti interventi il loro disegno illuminato e radicale, ma cade anche per le pretese e per la sopraffazione degli invasori liberatori che fanno dell'esperimento napoletano uno strumento. Le armate della Santa Fede e la flotta inglese nella Baia di Napoli chiuderanno il tentativo rivoluzionario. Gli insorti dopo dure battaglie accettano la tregua e gli viene promesso di aver salva la vita. Promessa che varrà come carta straccia. Questo l'editto di Ferdinando al ritorno a Napoli. Sono dichiarati rei di lesa maestà in primo capo e perciò degni di morte tutti coloro che hanno occupato i primari impieghi della sedicente Repubblica, tutti coloro che fossero cospiratori prima della venuta dei francesi, tutti coloro che avevano continuato a battersi in faccia alle armi del re comandate dal cardinal Ruffo o a vista del re che stava a bordo degli inglesi, tutti coloro che avessero assistito all'innalzamento dell'albero nella piazza dello Spirito Santo o alla festa nazionale in cui si lacerarono le bandiere reali ed inglesi, finalmente tutti coloro i quali in modo deciso avessero dimostrata la loro impietà verso la sedicente caduta Repubblica. Quest'ultimo comprendeva tutti. Carolina, perché Carolina fu chiamata la sanguinaria? Anche per degli episodi che successero durante la rivoluzione partenopea. Questo episodio che si racconta su Luigia Sanfelice fu proprio la goccia che fece traboccare il vaso per cui Maria Carolina fu odiata dal popolo. Si racconta, ed è vero perché questa è storia, non è leggenda, che Luigia Sanfelice, che era questa bellissima dama di corte, che aveva l'unica colpa che aveva questa povera donna di aver sposato un rivoluzionario. Quando ritornò Carolina, essendo moglie di un rivoluzionario, la fece imprigionare. La fecero imprigionare e poi chiaramente si racconta che la povera Luigia Sanfelice, per sfuggire al boia, finse di essere incinta, perché le donne incinte non potevano essere ammazzate. E comunque c'era anche un'altra tradizione. Siccome lei era molto amica di una delle figlie del re, questa figlia ebbe un bambino, la figlia del re, e c'era la tradizione che se nasceva un bambino nella famiglia reale, la puerpera poteva presentare il bambino al re e chiedere una grazia. Il re, presentando il bambino al re, chiese la grazia per Luigia Sanfelice, ma il re rifiutò e si racconta che prese il bambino e lo scaraventò nella culla, chiaramente sobbillato da Maria Carolina, che non voleva sapere niente dei rivoluzionari, e per cui Luigia Sanfelice andò al patibolo e le cronache riportano questo episodio cruento e crudele che quando salì sul palco tutto il pubblico, sul patibolo, tutto il pubblico rabbrividì perché era bellissima e dolcissima questa donna. E quando c'era anche questa tradizione che il boia, che il condannato non doveva guardare negli occhi il boia, ma Luisa Sanfelice si voltò mentre il boia la colpiva, si voltò e lo guardò negli occhi. Il boia fu talmente turbato da questo sguardo pietoso e dolce di Luigia Sanfelice che sbagliò il colpo, e si racconta che per ammazzarla e per decapitarla ci vogliono 3, 4, 5 colpi di ascia, e questo fece veramente scalpore e fece rabbrividire il popolo che stava a Piazza Mercato a guardare il martirio di Luigia Sanfelice.
il popolo ed i Lazzari, spesso confusi nei racconti, ma in realtà una maggioranza di lavoratori e una minoranza parassitaria, rumorosa, pronta a far festa o saccheggi, a emozionarsi o ribellarsi, facilmente manovrabili, manipolabili, pronti a credere a sangue che si scioglie per miracolo, o che il re li ami, o che una statua di santo fermi un'eruzione. Gente pronta a rubare all'artigiano, ma che non toccherebbe mai la figura sacra del re. Gente tenuta così per secoli, perché per secoli fa comodo avere il loro appoggio. Sfruttati, usati e rinnegati subito dopo. I francesi, 5 anni dopo, con le armate napoleoniche, conquistano Napoli. Con l'avvento dei francesi nel 1806 si ha la definitiva trasformazione della città d'Ancien Régime in città borghese e Napoli, che è capitale del Regno di Napoli, viene quindi trasformata in una capitale di città borghese. Questo è indipendente dalla questione se esista o meno una borghesia a Napoli, è dipendente invece direttamente dalle funzioni e dall'organizzazione che una città d'età borghese deve avere e che quindi anche Napoli deve cominciare a possedere. Un elemento chiave della politica urbanistica francese è l'uso ai fini di ospitare le nuove attrezzature della città borghese del patrimonio recuperato dalla soppressione degli enti ecclesiastici e dalla feudalità. Si tratta di grandi conventi che nel caso di Napoli costituiscono l'ossatura del centro urbano stesso, del centro antico, e diventano quindi anche la possibilità di ospitare non solo caserme di cavallerizza o di fanteria o di altri anni, ma soprattutto le strutture della città. Nel grande complesso monastico di San Giacomo vanno gli uffici dei ministeri, così come in quasi tutti i grandi complessi monastici del centro vengono poste le attrezzature della città borghese. Nel corso di questo periodo la modernizzazione dello Stato fa grandi passi in avanti. Si costruisce un'autentica macchina amministrativa, un'amministrazione moderna, si costruisce un sistema scolastico, si impianta una politica per le strade, si costruisce un esercito moderno che andrà a combattere fino in Russia, nella campagna di Russia. Si realizzano trasformazioni anche nel sistema istituzionale e soprattutto l'evento principale si corona quella che era stato poi l'aspirazione e il sogno anche di Carlo di Borbone, l'eversione del sistema feudale, la fine della feudalità, la possibilità di modernizzare, cioè il sistema economico dell'economia agraria del paese attraverso la libera circolazione delle terre. Sotto Gioacchino Murat la città viene dotata di nuove attrezzature come mercati, macelli, nuovo camposanto, viene fondato l'orto botanico nel 1807, nel 1811 viene progettato l'osservatorio astronomico di Capodimonte, e quindi una serie di interventi assai significativi per dotare la città in chiave borghese di tutte le nuove funzioni che si esigono. Dal punto di vista urbanistico viene aperto il territorio urbano verso il suburbio con nuovi assi molto importanti come la via di Capodichino, la via del Campo di Marte, il corso Napoleone, oggi via Capodimonte, corso Amedeo di Savoia, e la via di Posillipo. Sono assi che aprono verso il suburbio e seguono l'orografia collinare per creare le premesse per una espansione della città verso l'entroterra. Bene, Gioacchino Murat tenta, come aveva tentato, come stava facendo Napoleone, al di là dei meriti che eventualmente Napoleone possa avere, tenta di modernizzare lo Stato napoletano attraverso interventi dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista della gestione del bene pubblico, ma anche interventi importanti dal punto di vista artistico, perché riprende quel progetto che aveva già avuto Ferdinando IV nel 1786-87 di creare un grande museo al centro della città che abbia un carattere universale,
a Napoli, prima ancora che lo faccia Napoleone con il Louvre a Parigi, con Gioacchino Murat si progetta un museo in cui ogni aspetto delle arti universali venga documentato. Gioacchino Murat non potrà terminare questa operazione, bene, non può completare quest'opera, la completa Ferdinando, che intanto torna a Napoli nel 15 e apre nel 1818 il Real Museo Borbonico, che per molti anni resterà un museo esemplare per il suo carattere enciclopedico, universale, didattico, formativo, già in avanti rispetto al Louvre, o rispetto al Victoria and Albert e al British Museum a Londra, o rispetto alle gallerie di Berlino. Napoli agli inizi dell'Ottocento, anche con il ritorno alla restaurazione del Borbone, è ancora una grande capitale europea rispetto a città periferiche, marginali, come la mitica Roma, come la mitica Firenze, come la decaduta Venezia o come Torino, la capitale del regno sabaudo. Nel momento in cui i francesi lasciano Napoli e Ferdinando ritorna in un regno riconquistato, la città appare profondamente rinnovata, sia nelle strutture viarie, dell'impianto viario, perché i francesi hanno costruito una serie di strade nuove che vanno da oriente a occidente, tra le strade che vanno verso il Campo di Marte, quindi con la ristrutturazione di Via Foria e poi i ponti rossi verso Capodimonte, la strada per Capodimonte, modernizzata e resa rettilinea con la costruzione del Ponte della Sanità, l'apertura di Via Posillipo e l'ampliamento poi di una serie di strutture diciamo per la vita borghese della città, come l'ampliamento della villa comunale, la fondazione di una serie di strutture dedicate alla cultura scientifica, come l'osservatorio astronomico e l'orto botanico, la modernizzazione dell'impianto amministrativo della città con la fusione in un'unica struttura dei banchi che esistevano, per cui invece di vari banchi avremo fino a questo punto il Banco di Napoli, e dei conservatori, invece di numerosi conservatori, solo il conservatorio che ha oggi sede in San Pietro a Maiella. A dispetto di quanto si possa pensare, esiste una effettiva continuità di programmi dopo la restaurazione con il Congresso di Vienna del 1815, allorché i Borbone adottano la politica urbanistica impostata da Murat, portando avanti programmi per le opere pubbliche e anche non abrogando le istituzioni, le buone istituzioni introdotte nel periodo francese. I francesi, in soli 10 anni, con 2 re, Giuseppe Bonaparte, nato da un avvocato, e Gioacchino Murat, figlio di un albergatore, fanno quello che asburgici e borbonici, con discendenze divine, non erano riusciti a fare in 100. Diminuire il peso del parassitismo secolare, del clero e degli aristocratici, modernizzare Napoli e riprendere lo spazio per affidarlo alla collettività. Alla Restaurazione Ferdinando dovette riorganizzare il suo regno, a partire da una modernizzazione oramai irrevocabile. Dunque una serie di impianti pubblici iniziati in epoca francese vedranno il loro completamento proprio in questo periodo, in cui peraltro la città viene cinta da un muro finanziere cosiddetto, scandito da edifici doganali nell'ambito di una politica protezionistica molto precisa attuata da Francesco I. La modernizzazione di fatto che il periodo napoleonico aveva lasciato in eredità alla Restaurazione costituisce la base per una ripresa possibile della politica dei nuovi Borboni, degli eredi di Ferdinando IV. Tra questi si segnala sicuramente Ferdinando II, asceso al trono nel 1830, che all'inizio del suo regno mostra segni incoraggianti di attenzione per i problemi della modernizzazione della società meridionale. Il primo decennio del regno è certamente segnato dalla operosità del sovrano e questo è il periodo in cui si registrano i cosiddetti successi dei Borboni prima dell'unificazione. La costruzione di una flotta mercantile,
l'incoraggiamento alle società economiche, la costruzione di strade che i Borboni operano, il tentativo di allargare con trattati commerciali gli scambi mercantili, la promozione di attività manifatturiere nel regno, favorendo la venuta di imprenditori svizzeri, francesi, tutte cose che in qualche modo disegnano l'immagine di un Mezzogiorno che si avvierebbe addirittura sulla strada della trasformazione industriale. Ferdinando in realtà ha molti problemi. Il mare che gli può portare benefici rischia anche di diventare una prigione, perché sostanzialmente gli spazi non si aprono facilmente. I trattati commerciali sono difficili, sono contestati per esempio dagli inglesi e il regno ha difficoltà ad espandersi ed allargarsi. Durante il regno di Ferdinando II si assiste all'ampliamento della città verso oriente, ampliamento che ha inizio con la colmata del fossato che correva parallelo alle mura e che costituiva con esso un elemento di separazione tra la città storica e la zona delle paludi ad oriente, che erano il luogo per secoli di impianto degli orti che servivano all'approvvigionamento alimentare della città. Questo ampliamento, questa trasformazione della città a oriente è favorita anche dalla costruzione della stazione della ferrovia Napoli-Portici, alla quale seguiranno le altre stazioni ferroviarie nei decenni successivi. Accanto alla costruzione delle stazioni e con la costruzione delle stazioni si assiste all'edificazione degli impianti industriali e con gli impianti industriali dei quartieri operai. La dinastia borbonica, una volta illuminista, si sta trasformando però in una monarchia insopportabilmente bigotta ed il governo diverrà paternalistico e repressivo. I Borbone organizzarono una polizia formidabile contro tutti coloro che gli facevano paura e non erano i ladri o la camorra, ma i liberi pensatori, gli intellettuali, i liberali ad essere inseguiti e perseguitati. Ma i disagi maggiori e soprattutto l'assillo maggiore del sovrano sta nella tenuta dell'ordine interno. Ferdinando, mentre è aperto verso queste possibilità di modernizzazione, è un sovrano molto timoroso e, come dire, cauto nel allargare e concedere trasformazioni sul piano della partecipazione politica. Gli episodi rivoluzionari del 1830, del 48 soprattutto, sono il test su cui si misura la difficoltà di questo re di Napoli di essere all'altezza della vera modernizzazione politica. Quello più importante di tutto è la rivoluzione del 1848, che nel regno di Napoli acquista un risalto particolare. All'inizio il re concede una Costituzione e si confronta con un ceto di politici che vengono anche dalle province a rappresentare l'esigenza di essere presenti e contare di più della vita del regno. Ma si convince che questa strada è pericolosa e quindi fa marcia indietro e abolisce con una forte repressione nel 1848 a Napoli la Carta Costituzionale, ma soprattutto cancella l'esperimento di partecipazione. E l'abbraccio tra le forze parassitarie, improduttive, sta ormai strangolando la città. Gli intellettuali, i liberali, i borghesi scendono in piazza a ribellarsi. Alla dura risposta della polizia borbonica, i liberali cercano di allargare la rivolta e questa volta non sono solo i Borbone a cercare l'aiuto di forze organizzate pronte a menar le mani, ma anche i rivoltosi, ed in alcuni quartieri riescono a portarle dalla propria parte. Inutile dire quali siano queste forze sempre pronte a fare i propri interessi e a fare accordi col miglior offerente. La rivolta dura dal 15 al 23 maggio 1848. I morti alla fine sono oltre 1000, un duro tributo di sangue. E purtroppo entrambe le parti contrapposte hanno riconosciuto che forze organizzate che di fatto controllano pezzi di territorio possono essere un alleato prezioso. Gli anni che vengono dopo sono anni nel quale il sovrano sarà guardingo a controllare con gli strumenti della polizia tutto ciò che si muove nel regno
e tutto ciò che può in qualche modo mettere in discussione la sua autocrazia. Sono gli anni più bui del periodo, diciamo, borbonico, quelli che avvicinano il paese, il Mezzogiorno intero, all'appuntamento poi del declino e della fine. E sono anni nel quali si misura anche la difficoltà, parlando della città di Napoli per esempio, di vederla come la stessa capitale trionfante e splendente della fine del Settecento. Gli anni 50 sono di nuovo anni importanti per l'immaginario urbanistico della città. Gli interventi infrastrutturali si sono oramai compiuti, il cimitero, gli ospedali, le scuole, il Real Collegio. Si è consumata anche tutta la vicenda del muro finanziario con le dogane, anche molto belle, dovute ai fratelli Gasse, anche queste degli anni 20 dell'Ottocento, che in modo chiudono e aprono la città nel rapporto con il suo contado. Si è definita meglio la relazione fra la città e i borghi circostanti. E quindi il tema dell'espansione urbana da un lato e il tema della costruzione della città industriale dall'altro sono i due temi che oramai compaiono maturi sul tappeto in questi anni 50. Quindi la zona orientale viene a configurarsi, ed è la prima volta in città, come un'area che assume un carattere sociale ben preciso, destinato alle classi in qualche modo subalterne. Questa caratteristica è confermata anche dall'impianto in quell'area di strutture che le caratterizzano in modo particolare, come ad esempio il carcere di Poggioreale e l'ampliamento del cimitero stesso. Questi sono gli anni nel quale ha fatto notevoli passi avanti l'ideale unitario. Dopo il 1848 la monarchia ha chiuso i contatti con le forze vive della società meridionale e questo prezzo si comincia a misurare proprio nella fase delicata delle trasformazioni che la penisola sta avendo in occasione poi della seconda guerra di indipendenza. La fine del regno e la sua possibilità di cadere di fronte all'invasione dall'alto di un esercito di 1000 persone guidate da un Garibaldi bravissimo condottiero, ma anche molto, diciamo, eroe, come dire, amato dall'opinione pubblica internazionale, si spiega in molti modi, ma si spiega soprattutto con la debolezza del sistema amministrativo che non è in grado di poter fronteggiare una crisi di questa gravità. Si spiega anche col fatto che il regno era rimasto isolato nell'ultima fase della politica dei Borboni sul piano internazionale e questo isolamento si pagava nel momento in cui si trattava di fronteggiare proprio l'incursione di Garibaldi sulle coste della Sicilia. Ferdinando II muore nel 1859. Gli subentra il figlio 23enne, Francesco II, ed approfittando di questo momento di transizione, Garibaldi si lancia nell'avventura. La Sicilia in realtà già non era più controllata dal re, ma dalle bande dei picciotti, eserciti privati dei latifondisti ostili ai Borbone, che collaboreranno con i Mille. E Garibaldi promette di tutto. E di più, di abolire la tassa sul macinato, di eliminare il dazio d'entrata sui cereali, di eliminare i canoni e gli affitti per le terre demaniali, di voler procedere ad una riforma del latifondo. Ed i contadini, schiacciati da anni di sfruttamento baronale, lo seguono, ci credono. A Napoli, intanto, ministro dell'interno borbonico è Liborio Romano, avvocato liberale che già aveva contatti con Garibaldi. Il re lascia Napoli per recarsi nella cittadella fortificata di Gaeta. I garibaldini si avvicinano. Il prefetto ex borbonico, e poi garibaldino, nelle sue memorie scrive: «Pensai di prevenire la triste opera dei camorristi offrendo ai più influenti dei loro capi un mezzo per nobilitarli». Ed il mezzo era
farli capi della polizia. Il 7 luglio viene abolita la vecchia polizia. Si crea la Guardia Civica con le nuove divise. Chiaramente Garibaldi, in perfetto accordo, lo nominerà prefetto della polizia e tale rimarrà per 2 anni. Poi diventerà parlamentare, poi senatore. Come pure i camorristi saranno confermati poliziotti. Per i camorristi che invece vollero lasciare la polizia, il 29 ottobre 1860 un decreto assicura addirittura una pensione per meriti patriottici. All'avvicinarsi di Garibaldi, Francesco II preferisce la fuga invece di rimanere in città. È una fuga forse pensata come quella dei suoi predecessori, cioè per ritornare, e quindi non si ha il sacco degli arredi di Palazzo Reale o delle residenze borboniche, così come non era avvenuto il sacco delle residenze borboniche all'arrivo dei Murattiani. All'arrivo di Garibaldi a Napoli il Palazzo Reale quindi è sostanzialmente intatto, mantiene i suoi arredi, mantiene le sue sale, le sue forme. Con l'annessione del Regno di Napoli al Regno d'Italia, anche la residenza napoletana diventa una delle residenze reali. È in questo momento che la ricchezza di arredi e di oggetti presenti nel palazzo napoletano in qualche modo diventa la miniera a cui attingono i Savoia per arredare le proprie residenze in Piemonte, poi a Firenze, a Roma e così via. E avviene a questo punto una sorta di burocratico saccheggio. Questa della distribuzione degli arredi nelle varie residenze reali è un po' il prezzo che la più importante corte del regno, quindi con gli arredi più importanti e più belli, con i palazzi reali più belli e più importanti, deve pagare alla nuova dimensione unitaria. Un prezzo caro, è un prezzo che tutto l'intero regno paga con la perdita della propria ossatura industriale, con la perdita di buona parte dei propri patrimoni edilizi. Napoli è presa, il regno è caduto. Garibaldi a Teano cede il regno e le speranze suscitate nel popolo, ai Savoia, mentre Francesco II combatteva a Gaeta in un assedio durato 102 giorni. Abbiamo iniziato questa storia con la guerra di successione spagnola agli inizi del Settecento. Il duca Vittorio Amedeo II di Savoia tradì il suo schieramento e grazie a questo tradimento fu poi ricompensato dai vincitori con il titolo di re. Ed ora il suo degno successore, Vittorio Emanuele II, riceve il regno di Napoli apparentemente in regalo. Francesco Saverio Nitti, nella sua opera Nord e Sud, sostiene che il regno siciliano possedeva un patrimonio di 443 milioni di lire oro, il più alto fra tutti gli stati preunitari, mentre il regno di Sardegna, amministrato da Cavour, ne aveva solo 27 milioni. Uno studio della stessa Banca d'Italia dimostra che non c'era divario industriale tra nord e sud. E cosa ne fu delle avventate promesse di Garibaldi? Nulla, lettera morta, come tutte le promesse dei politici salvatori della patria. Ai meridionali, infatti, furono fatti pagare, attraverso un carico fiscale più alto rispetto al resto dell'Italia, i debiti accumulati dall'ex regno di Sardegna. E da quel giorno il reddito pro capite dei meridionali scenderà inesorabilmente rispetto a quello del nord. Bene, la vera Italia era quella di dialetti diversi, delle lingue diverse, delle culture diverse che riuscivano a dialogare da loro. Quando arriva l'unità d'Italia, che è un'unità imposta dall'alto, lentamente scompaiono quelle diversità capaci di dialogare tra di loro, di contaminarsi tra di loro. Nasce una lingua che non appartiene a nessuno, nasce un'arte che non appartiene a nessuno, nasce un paese che non appartiene a nessuno di quelli che l'aveva creato. Ah sì,
l'Italia si unì grazie ai plebisciti. Si può dire che i plebisciti per l'annessione al nuovo Regno d'Italia registrarono dei risultati a dir poco straordinari. Solo 10.312 contrari. È facile far notare che per reprimere le rivolte al sud intervenì l'esercito piemontese, furono fatte leggi speciali, istituiti tribunali militari ed i 22.000 soldati piemontesi presenti al sud nel 1860 non bastarono. Quindi divennero 55.000 nel 1861, poi 105.000 nel 1862, per poi salire a 180.000. Cosa dovremmo immaginare? Che i 10.312 contrari tennero testa a 180.000 soldati? Come si svolsero i plebisciti al sud? È storia. Voto palese, seggi presidiati dall'esercito piemontese e dai camorristi, erano diventati poliziotti. Percentuali falsificate. L'unità d'Italia era un processo necessario ed anche un'aspirazione comune dei popoli italici. Ma farla in questo modo, come una vera e propria colonizzazione, e poi portarla avanti con la violenza, con la menzogna, l'aggravata di un peccato originale, ed ha gettato un'ombra che spesso oscura la nostra nazione. Ancora oggi nessuno racconta questa storia, eppure i dati oramai sono pubblici, acclarati, ed invece ancora si preferisce far finta di nulla, parlare di questo mitico eroe Garibaldi, di questa spedizione soprannaturale. Ad eterno ricordo il simbolo di Napoli, Castel Sant'Elmo, divenne carcere militare e tale rimase fino al 1952. L'unità d'Italia, in parole povere, l'unità d'Italia praticamente ce la ritroviamo negativamente adesso, in questa politica di adesso. Non dimentichiamo che l'unità d'Italia, quando Emanuele e Garibaldi si incontrarono a Teano, ecco che là ci fu il grande tracollo della cultura e perché i Savoia, quando entrarono nel Regno di Napoli, come si dice, vollero fare i colonizzatori di una cultura, rovinarono tutto quello che c'era di bello, di elegante e di culto a Napoli. Questa è l'unica cosa che bisogna dire. È difficile per noi di oggi, per noi napoletani di oggi, ricollocarci o collocarci nella situazione in cui dovevano essere i napoletani, che tra il 1859, 1860 e 1861 si vedevano da cittadini di una capitale europea, dove la produzione artistica era ancora notevolissima, dove certo, pur tra tante miserie, c'erano tuttavia manifestazioni di altissima cultura e di straordinaria civiltà. È difficile per noi napoletani di oggi immaginare quali potessero essere le reazioni dei napoletani di allora. Arriva Garibaldi, entusiasmi, crediamo che lo Stato meridionale possa riscattarsi da anni e anni di cattiva gestione da parte borbonica? Bene. Veniamo immediatamente delusi perché Garibaldi consegna una città, un mezzogiorno pur con le sue miserie, incredibilmente straordinario, in mano ai Savoia, e quindi veniamo occupati. E io, cittadino napoletano, mi sento occupato. No, gli storici napoletani non credo che hanno paura di dire questo, perché dovunque mi trovo a parlare, sono tutti concordi a dire questo che ho detto io, che il nostro guaio è stato quello di sottostare a questa colonizzazione del sud che ha rovinato tutto.
peggio ancora, la cosa ancora più drammatica avviene con l'Unità d'Italia e con Roma Capitale, perché allora l'aristocrazia meridionale, in questo dimostrando, manifestando tutta la sua grettezza e la sua povertà civile e culturale, preferisce trasferirsi all'ombra della corte sabauda, all'ombra del Quirinale. Per reprimere questa rivolta, perché tutto il sud si ribellò, e non a caso il brigantaggio e cose, è chiaro che cosa bisognava fare dopo l'Unità d'Italia? Reprimere, ma questo ce lo siamo portati fino alla fine, fino agli anni 50, con il brigante Mussolini, con i briganti e con tanta gente arrestata, cioè ce lo siamo dimenticati. Fino all'Unità d'Italia, dal sud non emigrava nessuno. Dopo saranno milioni a doversene andare. Nella seduta parlamentare del 29 aprile 1862, il deputato, poi senatore Giuseppe Ferrari, affermava: «Non potete negare che intere famiglie vengono arrestate senza il minimo pretesto, che vi sono in quelle province degli uomini assolti dai giudici e che sono ancora in carcere. Si è introdotta una legge in base alla quale ogni uomo preso con le armi in pugno viene fucilato. Questa si chiama guerra barbarica, guerra senza quartiere. Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, non so più come esprimermi». Giustino Fortunato, il 2 settembre 1899, in una lettera a Pasquale Villari scriverà: «L'Unità d'Italia è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo nel 1860 in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L'unità ci ha perduti. E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all'opinione di tutti, che lo Stato italiano profonde i suoi benefici finanziari nelle province settentrionali in misura ben maggiore che nelle meridionali.